Bene, abbiamo iniziato per Cristina. Benvenuti, bentornata Sabrina. Ciao. Ti chiedo di connetterti a Cristina e ti aiuto accompagnandoti brevemente con una mini induzione contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. La vedo una scena particolare, sta con i capelli un po' scapigliati e una tunica bianca e, e cercano di trattenerla per legarla su un letto. Una pazza. Mm, esatto, cioè la scena è, sì, la sensazione è questa qui, è come se lei abbia qualche, per questi qui che cercano di tenerla, abbia qualche problema e cercano di tenerla legata, diciamo. Mi mostra questa scena, Anno? 1857, è una Paese? vita parallela. Io vedo New York, New York Oh, City, ho visto. come si chiama Cristina qua? In versione pazza. Clarissa, Ok, ti dà, Clarice. ti dà Mhm. Clarissa il permesso, l'autorizzazione. Sì, mentre la vedo che comunque si agita, che si vuole liberare da questa situazione, e mi chiede aiuto da lontano e mi dice, mi fa un cenno con la testa di sì. Assolutamente sì. Ok, innoviamo un po' il metodo. mm? Mhm. Rapidamente, numero di vite precedenti. 3837 parallele. Su quante vite parallele? Scusami, su quante linee temporali? 4. Vibrazione. 5 miliardi e mezzo. Ok, creiamo una pillolina con la pillolina V, la chiamiamo di vibrazione, gliela offriamo, dentro c'è l'informazione che abbiamo già scoperto nelle altre sessioni, che non esiste un limite di vibrazione e quindi quando e se vorrà, durante la sessione o anche dopo, potrà prendere in mano la sua pillolina, toccarla, capire bene questa informazione, alzare la sua vibrazione o frequenza a livelli desiderati. In eterico, mentre tu mi stai parlando, lei in questa scena di Clarice si è liberata e è venuta verso di me per prendere la nostra pillola. L'ha fatto subito. Perché lei sta dicendo, mi sta dicendo adesso che una delle cose che desiderava era cercare di capire come vibrare in maniera più, lei dice più positiva, la chiama così, per cercare di tenere lontano determinate situazioni che non riesce a controllare. Quindi lei ha compreso che l'alta vibrazione allontana determinate situazioni e quindi la vuole prendere subito. Dice questo. Benissimo. Rapporto PS-PE. PE 60% di più. PE, ok. PE. Livello di consapevolezza in generale. 98%. Ok, riconnettiti a Cristina. Mhm. Interferenze eteriche.
Allora, è da prima che vedo degli EDL in casa, ne vedo 4. Non solo che si muovono dentro di lei e gli creano dei problemi fisici, ma anche ehm, creano dei problemi fisici e emotivi. Ma li vedo che anche in casa girano. Lei Ma abita sono connessi a a lei lei. e alla Questi, casa? sì, questi 4 è come se sono connessi a lei, ma interagiscono con la casa, arrivando a lei, anche con la casa. Cioè, come se Con i fanno muri o con le persone che vivono con lei? con le persone che vivono con lei, cioè, vedo il discorso figlio, è come se vanno a beccare interagiscono per andare a beccare, scusatemi, per andare a colpire il punto debole e a far sì che il figlio gli dica quella cosa che lei la tocca, come se gli fanno premere un pulsante, come se fossero delle debolezze. Vedo Mhm. questa connessione. Quindi che sono suoi, ma interagiscono per arrivare a lei anche con il resto della casa. In Ok, questo altre senso. entità. Allora, io dietro vedo 2 mantidi che sono quelle che sono addette, diciamo, al discorso abduction. Sopra le mantidi direttamente vedo l'aquila, il corvo, io, aquila, corvo, senza un'ala, sinistra, non c'è più proprio, e fa pure fatica a volare. E sopra sopra vedo l'uomo barbuto con l'aquila che si poggia sul suo braccio sinistro, quindi Zeus. Ci sono impianti? Ovaglia destra, bocca dello stomaco, coscia sinistra, gamba sinistra dal ginocchio in su, schiena all'altezza del coccige, come se dalla schiena c'è una diramazione di un qualcosa di metallico, vedo. Mhm. Basta. Entità, se ci sono, mentali. Terzo livello, mi appare il numero 3 e ne vedo uno soltanto in forma di fumo come li visualizzo io che comunica con il suo EDL, uno in particolare, un T12 dice, Mhm. per tenerla di bassa vibrazione. Lei ha capito questo gioco delle vibrazioni, lei l'ha capito. Me l'ha detto quando mi ha mostrato la sua vita nel 1800. Quindi l'entità mentale di livello 3, di cui non ci frega il nome, è preposta all'autostima? Tenere bassa l'autostima? Tenere bassa la tua vibrazione, quindi emozioni di vibrazione bassa, quindi autostima, quindi non riesco non riesco a liberarmi, non riesco a esprimermi, non riesco a farmi vedere, non riesco a dimostrare che io posso, che io valgo, che io ho delle doti e quindi si chiude in Mm. se stessa. Ok, causa esoterica del figlio maggiorenne, che ce l'ha appunto con lei, la Già l'ho considera visto. un Lo demonio. vedevo, lo vedevo. Allora, ne sono due. Una è, l'ho vista con il discorso EDL, che comunque vanno a toccare, essendo inconsapevole su questo il figlio, va praticamente come se l'EDL e sto T12, vedo sto T12, vedo, è Mhm. come se, che quello è un pochino più importante tra questi 4, è come se conosce bene lei e quindi sa quali sono le cose che a lei danno più fastidio e interagisce con lui per dare fastidio a lei. Quindi per tenere la sua Mm. vibrazione, la sua attenzione su questo, e E il questo è il secondo primo motivo? motivo. Mi dà passata. Quello che ho visto già l'avevo visto, però adesso lo vedo bene. C'è una vita passata dove loro sono stati insieme. Il suo figlio era
È stato una persona che lei ha amato molto. Era una donna anche in questa vita. Siamo vedo la parola rinascimento qui però. È E cosa un è periodo successo? floreo. Florido. Sì, economicamente la vedo bene. E che è successo nella sostanza in questa vita? Che non era ricambiata. Ma c'era un matrimonio, c'era una relazione o semplicemente un No. invaghimento? Allora, è quello che mi mostrano, io vedo adesso lei mi sta mostrando una scena, vedo lui e lei vestita con un vestito dorato lungo, e che da una casa, da un, è come se lei fugge da questa casa, però è una donna, è grande, lui è un pochino più giovane rispetto a lei, è come se è una sorta di, adesso la vedo un po' meglio, è come se è una sorta di relazione clandestina. Però c'è stato e quindi lei comunque aveva già una sua situazione con un altro, con un'altra persona, era destinata a un altro uomo. Quindi alla fine non c'è stato un ricambio. Quindi hanno tentato di fare questa. C'è stato un periodo che in questo momento loro mi fanno vedere, vedo un lago, è come se corrono verso un lago e si nascondono in una sorta di bosco, di sentiero che sbuca in un lago. E vedo che sono qui e qui, insomma, passano del tempo. Però è come se l'uno ce l'ha con l'altra, perché non c'è uno che veramente non ha dato. È come se non ce l'hanno l'uno con l'altro perché non sono riusciti a costruire un qualcosa insieme in questa vita, vuoi per la società, vuoi perché non si riuscivano comunque a. Era tutto diverso all'epoca, ovviamente. Non è che se ti innamoravi di un'altra persona potevi dire ok, io adesso Prendo e lo seguo. vado. Esatto, quindi c'è stato alla fine la decisione definitiva l'ha presa lei, però vedo perché poi sono andata avanti, che è lei che mi fa vedere questo. Mi ha mandato avanti nella scena, c'è un momento sempre davanti a questo lago e dove lei prende la decisione definitiva di dire a lui che non può e quindi che lui gli dice a lei come se gli dice io ti tengo bloccato, non posso tenerti a me e quindi a malincuore devo lasciarti andare via e perciò decidono lei prende la decisione di non vedersi più. Questo è E quello perché che lui la considera una nemica oggi? Al di là delle DL, in relazione a questa vita precedente. non ha, è come se l'avesse abbandonato, è come se non si, cioè Una forma in di questo grande Mm, amore, eh mm. sì, è un sentimento represso. Vabbè. Causa esoterica della famiglia disfunzionale, genitori anaffettivi, botte. Allora, nella vita che lei mi ha mostrato, che è per lei la vita che secondo lei, insomma, in questo momento è giusto analizzare, e è come se quello che vedo è come se fossero i genitori di quella vita che la vogliono far chiudere da qualche parte, che credono che lei non abbia dei problemi. E quindi è come se lei, ah, quindi a questa domanda mi ha fatto vedere questa scena, perciò è come se lei ripetesse questo schema, tra virgolette, è come se non riuscisse, cioè, a comprendere qualcosa di questo ciclo, quindi ripete questo schema, ripete questa cosa, la sua anima, Quella di che chiara, Clarisse? sì, Ok. Clarice, sì. Quindi lei è Causa? abituata a non ricevere, scusami, come se mi dice lei è abituata a non ricevere affetto, a essere comunque come ripudiata, come posso dire, in quella vita viene fatta rinchiudere in realtà, sono i Ma se, genitori che lo fanno. se Clarisse o Clarice esistesse, vivesse oggi, quale diagnosi avrebbe Ma dalla lei moderna psichiatria? nella nostra linea temporale in questo momento, perché quando tu, come sempre, mi dici vive oggi, la vedo oggi lì, cioè è strano, è No, come sì, sempre. però è una schizofrenica. Se venisse trasportata ad oggi, è una Ok. schizofrenica, una bipolare, una borderline.
No, in quella vita lei è una ribelle, mi dice questo. Lei non voleva sottostare alle regole, Quindi voleva, pazza. sì, è come se per lei quello che i genitori gli dicevano non era corretto, non volevano che seguisse i suoi sogni, non volevano che stesse con un'altra persona al quale lei da bambina è cresciuta e quindi non sottostava a quello che doveva secondo la società, Mm. secondo i suoi genitori fare, perciò ok, tu stai fuori di testa e quindi Clarissa mm. era collegata ad entità mentali? È collegata ad entità mentali? E allora, vedo questo, è come se è lo stesso di oggi, però a un livello più alto, quindi era più potente in quella vita, però è lo stesso che la batte, che gli dice Eh, tanto è inutile. il terzo livello, come si chiama? Sì, Così lo chiamiamo. Dor, D-O-R o D apostrofo O-R? D-O-O-R. Ah, Dor, porta. Mm. Perché è una porta lui? È una porta per l'inferno. È come se dipende da lei quanto la apre, cioè se lei lo lascia entrare, entra, se lei lo Sabrina, chiude. seguimi. Adesso sali in alto, in alto, in alto, in alto, guarda tutte le linee temporali, guarda tutti i tempi, tutte le storie, tutti i paesi, guarda tutta la storia dell'umanità. E ti faccio questa domanda quando sei in alto e la vedi tutta. Perché nella storia dell'umanità, in tutta la storia dell'umanità, le malattie fisiche, in un modo o nell'altro, hanno sempre trovato molti più successi e molto più attenzione da parte dei medici, degli uomini che volevano dedicarvici, sì. E questo non è avvenuto nelle malattie mentali, mi spiego. All'epoca, non so, degli indiani d'America, con la tal erba, l'uomo ha scoperto che si riusciva a guarire la tal malattia fisica. E tutta una gamma di rimedi naturali erano previsti per problemi di natura fisica. Perché nella storia dell'uomo le malattie mentali, quindi derivanti evidentemente da interferenze con entità mentali, non hanno mai avuto una controparte, l'uomo non ci ha mai capito niente in sostanza. Pazzo, pazza, matto, manicomio. Perché Esperimenti, perché tanto non sono più persone, sono animali. Esperimenti, elettroshock, violenze carnali verso le donne additate come folli. E tra l'altro questa pratica è stata utilizzata spesso e la volentieri per lobotomia, eliminare i nemici, per eliminare i nemici. Ah sì, sei il mio nemico, io se ti dichiaro pazzo e tu vieni tolto di mezzo. Perché l'uomo non capisce niente delle infermità mentali, ma capisce qualcosa di più o molto di più delle infermità fisiche. allora, mentre mi parlavi mi sono alzata tantissimo, stavo proprio fuori e ho visto tutto questo scorrere, quindi sono andata a ricercare la risposta. La motivazione è semplicemente perché a livello fisico siamo su la terza dimensione e quindi è più facile riuscire a toccare con mano e vedere per credere. Invece a livello mentale c'è tanto di energia, c'è tanto di... L'uomo non ha ancora ben compreso, cioè noi non abbiamo ancora ben capito le potenzialità del cervello umano, della mente. Cioè, se noi riuscissimo a comprendere come poter usare il 100% delle potenzialità della nostra mente, praticamente potremmo fare tutto senza fare niente, in poche parole. Quindi è un discorso talmente energetico e talmente non percettibile, non toccabile con mano, che soltanto chi ha delle percezioni, persone che possono arrivare a un livello appunto eterico, energetico, possono comprenderle. E non È è alla vero, portata di tutti. è vero che il cervello umano è disattivato per una certa percentuale maggioritaria. Sì, assolutamente sì. Io Quale? prima di domandarmelo, io ho visto proprio che ce lo bloccano proprio prima, è come se ci siamo,
è come se ci viene bloccato per non, è come se più di tanto non possiamo andare, anche se poi le cose non stanno andando così, perché Che percentuale è bloccata? Che percentuale è attiva? è attiva al 15-20% al massimo. Ma in alcuni è più attiva? Sì, in alcuni è più attiva. E chi comprende che il cervello è comunque si può allenare e l'energia, l'essere, cioè, possiamo allenarci a fare determinate cose, possiamo farlo. Chi ci- Incide la consapevolezza in questo? Assolutamente sì, la consapevolezza è, Ah, mi no, è espongo. Io che l'inizio percentuale ho di consapevolezza o di uso del cervello. di uso del cervello? 13%. Solo? 100. Mm. Con cosa sono nato invece? 3-4%. Però, ma da bambini tutti nascono con poco, con una porzione. Assolutamente sì. Io vedo che la media, volevo vedere questa cosa, sono andata a vederla io, la media di utilizzo delle potenzialità, facciamo 100%, Ah. quindi le potenzialità che noi abbiamo, la media dell'essere umano è 6%, 7%, nemmeno Ma è 6%. vero che ci hanno creato un contenitore, i nostri creatori, che poi non sono altro che Noi. esseri simili a noi, ma con il compito dato dalla nostra parte subliminale di costruirci, no? Mm? Questi nostri creatori hanno un utilizzo del cervello, hanno maggiori eliche del DNA, questo è vero, lo vedi? Sì, lo vedo. È come se questi tizi, allora, quando mi hai detto questo, ho visto quelli che io chiamo uomini primi. E è come se li vedo con un'apertura diversa. Quindi sì, è come Ok. se avessero un altro tipo di DNA proprio rispetto al nostro. Si può attivare la parte restante del cervello? È Sì, dormiente, è attivo, cioè è funzionante o è morta? potenzialmente è funzionante, solo Come che si non attiva? abbiamo i mezzi per, allenandosi. In che modo? E allora, la scena che vedo è questa, è come se mi viene telecinesi, cioè vedo telecinesi, un esempio, quando tu mi hai detto in che modo, mi è arrivato di dare questo esempio, è come se io tutti i santi giorni prendo una lattina vuota, la metto sul tavolo e spendo, dico per dire un esempio, 5 minuti al giorno a concentrarmi sull'intenzione di spostare con la mia vibrazione del pensiero, perché ce l'ha il pensiero ha una vibrazione, di arrivare alla lattina e spostarla di pochissimo. Però è una cosa che devo fare tutti i giorni e credere in questa cosa, che io posso farlo, perché io posso farlo in E realtà, se io tu posso. riuscissi, dopo un tot di tempo, a quanto aumenta, di quanto aumenta la tua capacità di utilizzo del cervello? È Cioè aumenta tanto. di quanto? Diciamo che se io parto da un 6% arrivo a, anche per una serie di motivi, io vedo altri fattori, quindi vedo che comunque ce l'ho fatta, quindi si attiva un discorso di autostima, si attiva tutto un discorso Mhm. eterico, energetico che aumenta di almeno 2-3 punti, come posso dire. Arrivo a 9, Ok, la meditazione aiuta, sì, lo sport, sì. mens sana in corpore sano. Come? Tenersi, avere uno stile di vita sano, quindi una mente sana e un corpo sano, o Allora, una qui vita sedentaria in mezzo ai libri, in mezzo ai deve dolcetti. essere, è come se ogni cosa è collegata a se stessa, quindi se io lavoro sulla mente ma non sul corpo, diminuisco le possibilità, l'aumento se lavoro su tutti i fronti, quindi se io decido che domani mattina faccio questo esercizio mentale, poi mi faccio la mia passeggiata a piedi e quindi alleno il mio corpo, poi decido di fare un'alimentazione sana, cioè è come se devo unire Mhm. energeticamente tutto, tutto deve funzionare in una certa maniera. Se lavoro solo sulla mente ma non sul corpo, le probabilità diminuiscono, aumentano E se vado se a io lavoro messa? su tutto.
Non ho capito, E scusa. se vado a messa? No. Quale percentuale ha Cristina di cervello attivato? 5,7%. In Ok, alcuni momenti mi mostra un po' di più. Nei come... momenti in cui, in alcuni momenti Sì. un po' di Sono- più. Varia. Come, domanda alla sua parte subliminale, aumentare questo 5,7? La prima cosa che mi mostra è Claris che mi... Quando mi ha detto parte subliminale si mostra in forma di Claris e mi dice liberarmi. Devo liberarmi. Mm. Vabbè, adesso lo facciamo. E Mm. poi, nella vita di Cristina? Lei dice adesso liberami, poi te lo dico. Come on, andiamo. Io non devo liberare nessuno. No, Se certo. Clarisse vuole liberarsi, lo può fare già da adesso. Può prendersi per esempio la sua pillola V, che non è V di vendetta, è V di No, liberazione. certo. Una È bella pillolina rossa. rossa. Non ci siamo messi d'accordo. No, giuro. Ma io sto lì con questa pillolina rossa con la V bianca scritta sopra, dico, vabbè, È rossa. o V Eh. nera o V bianca, a seconda. Io la vedo un po' bianca. Di Quando te bianca la con la prendi? pillola rossa. Mi senti? Sì, sì. Ok. Quando la prende Clarissa? Quando vuole prenderla? Adesso lei è già da prima che si è allontanata da quei tizi, quelle persone che la tenevano, è venuta verso di me e le ho messo la pillola, poi ci siamo spostati di scenario, quindi è rimasta così. Adesso lei arriva e con questa tunica, questa, come una camicia di forza, diciamo così, la vedo così, con dei capelli scapigliati, biondi lunghi, lunghi, e tira su la manica e mi allunga la mano e prende la nostra pillola e la mangia tutta quanta. La ingoia e è come se in questo momento è la sua parte subliminale che nel mentre fa questo processo è come se ci fosse una cascata di energia. L'informazione la vedo come una cascata di energia che la libera da questa modalità in cui si è presentata. Quindi non è più adesso con la camicia di forza, ma è come è oggi. Quindi mi si presenta con la fisionomia di oggi, quindi si è liberata di questa cosa. Ok. Vuole cambiare nome anche? Cambiamo tutto. Ma lei dice non ho nome. Beh, in questa vita. Sì, però lei dice io sono io, non ho nome. Cosa fa nella vita di Clarisse? Clarisse, invece di passarsela nel manicomio, nella casa di cura, insieme agli Scappa, infermieri? va via, lascia i genitori e si avventura in un... va via dalla casa, sì, vedo che quando, mentre, perché è tutto simultaneo, come sempre, si fa una borsetta, una sorta di zainetto, ma all'epoca non c'era lo zainetto, mi mostra Una una... sacca, Sì, caracol. esatto, esatto, marrone, questa sacca, come se fosse fatta come di cuoio. E lì mette tutte le sue cose più importanti, i vestiti, Avvisaccio. esatto, e la prende e va via. Lascia un bigliettino ai genitori, alla sua famiglia Lui scrive. e un giorno capirete. Vai un po' Scritto. avanti, in qualche anno. Cosa diventa? Cosa fa? Vende, vedo vedo un mercato e vende del cibo raccolto, vende della frutta, della verdura, del raccolto e sta con una persona, un signore più grande, cioè qui lo vedo più grande. È come se incontrai un contadino di quest'epoca e vendono i frutti della loro terra. Hanno una sorta di trova una persona con una sorta di terreno, di fattoria, vedo degli animali e del raccolto, vedo che fanno la semina e vendono i loro frutti.
vivono così. Esiste una vita in cui Cristina si è incarnata con i suoi attuali genitori, una diversa da questa? Allora, sì, però vedo il contrario. Lei è la mamma e i due sono i figli? Sì. Lei è il padre. Vedo un uomo, quando mi ha detto esiste una vita, ho visto lei, lui, padre, uomo. Lei lui li picchia? Diciamo che in questa vita che mi mostra è come se lui era talmente preso per il benessere, cioè per pensare alla sua famiglia che non li calcola più che li picchia, no, non li calcola proprio, non gli dà Padre assente. l'attenzione. Vabbè, causa esoterica degli incubi che non ha più oggi, ma che ha avuto da piccola in grande abbondanza. Tutti incubi che somigliano a abduction. E lei ha paura del buio, mi dice. Io ho paura di quando scende la notte, in generale, perché lei eh, comunque tra le abduction e tra il discorso diciamo, dell'aumento della sua consapevolezza si rende conto di quello che può accadere e comunque aveva la percezione. Diciamo che quando si è più piccolini si ha meno filtri che ti vengono, meno insegnamenti, quindi la tua mente, la tua percezione è più pulita. Più cresci, più perdi un pochino di sensibilità perché vieni trascinata da quello che ti dice la famiglia, da quello che ti dice la società, da quello che devi fare e quindi la tua attenzione si distoglie. Quindi il discorso che viene perso un pochino è per questo, ma questo non vuol dire che non accade, ma semplicemente che lei ha assopito la sua sensibilità. Ok, causa esoterica dei rumori che ha sentito da piccola, di sedie spostate sopra la camera di sopra e di letti che cigolano. C'è una nonna lì, c'è un disincarnato lì. Cioè sono andata quando era piccola. C'è ancora? C'è ancora sulla Terra? Io vedo una nonna, non lo so. Ok, Sì. chiamiamola allora e approfittiamone per chiamare anche la zia del marito di Cristina, mancata una settimana dopo il Cinivac. Chiamiamole tutte e due, apriamo loro un portale d'oro, aureo. La zia arriva che fa la maglia, la vedo così, Mm. Ci con vuole dire la zia di cosa è morta? avvelenamento. Da Cinivac? Cioè, io non lo so che mi hanno messo a me dentro. Vediamolo in eterico. Vedilo tu insieme alla zia. E lei c'ha paura, dice. Allora invitala ad entrare a metà del portale aureo, dove probabilmente la paura se ne va subito. È successo qualcosa alla testa di questa persona. Ok, gli ho mostrato, l'ho portata su e gli ho mostrato il portale bellissimo che porta nel giusto posto per lei e poi è tornata indietro perché l'ho richiamato. Mhm. Lei dice sono un tester, sono stata un tester io, tanto ero destinata ad andare via. Prima, quindi, Prima quando? prima degli altri, dice, per la mia età Ah, terrena. bene, uno può decidere di andarsene guardando il mare, nel sonno, quando ne ha bisogno. Non vedo perché civaccarsi e stare al gioco di questi maledetti bastardi. Ma non era una cosa che lei poteva decidere, non aveva le facoltà, dice.
Dal punto di vista in cui ti trovi adesso, Sabrina, l'obbligo del Cinivac sta per terminare? No, ancora no. Quanto manca? Più o meno un anno. No, guarda, non esiste. Quindi chiamiamo tutte le parti subliminali e tutte le parti eteriche e mostriamo il caso della zia, il veleno, la fine miserrima che ha fatto questa povera donna, che meritava di finire la sua vita come cavolo le pareva, di questa donna e di tutti quelli che hanno fatto la sua fine, perché è di una fine quello di cui bisogna parlare. Mhm. Riduciamo a zero questo anno. Una grande pioggia torrenziale di informazioni su tutti, secchiate, cascate di acqua sulla testa di tutti. Voglio annegarle queste parti subliminali ed eteriche. L'informazione legata a questa stupida esperienza è stata già fatta da un numero più che sufficiente di parti eteriche ed subliminali suicide. Ma a me non importa quello che hanno scelto, è stata fatta l'esperienza, non c'è più bisogno di fare nessuna esperienza. Mhm. Stop alle telefonate, stop alle punturine. È scesa a 7 mesi. Ancora, andiamo avanti. Cascate d'acqua, mari d'acqua che cadono con forza sulla testa di tutte queste PS e PE. Hai presente quando una cascata fa un salto di 100 metri, con che forza cade sulle rocce? È come se si sposta la linea temporale, vedo così. Ok, adesso alziamo la gettata di 200 metri, adesso di 1 chilometro. Quindi le teste di queste parti eteriche subliminali ricevono acqua da 1 chilometro d'altezza. Informazione. L'informazione entra nella loro fontanella, le soffoca, le annega. Acqua, segui l'acqua, acqua, acqua ovunque. Uno tsunami di acqua. Mhm. L'informazione è stata già acquisita. Fatta. Il 1° ottobre non ci sarà più nessun tipo di obbligo. Ho praticamente mentre mi dicevi della cascata, tutto il mondo mi ha mandato un'informazione a cascata con quello che dicevi. E quello che ho visto è come se si spostano, cioè è quello che mi è già capitato di vedere, si intersecano le linee temporali e Mhm. quindi è come se c'è uno spostamento spazio-tempo, è come se due linee temporali fanno così, cioè si chiudono e quindi il tempo e lo spazio diventano mm, istantanei, non lo so, non Mhm. so se mi sono Quanti mesi? spiegata. 1? Io vedo adesso 5 mesi. Dobbiamo arrivare a 1. Mentre fai cadere altre tonnellate di acqua, senza citare i dettagli, quello che mi è successo qualche giorno fa a proposito di linee temporali, È è così. spostato. Sì, è quello che avevamo già visto. Si sono intersecate due linee temporali di due tempi diversi, dove c'era già la tua azione, quindi hai spostato, sei stato tu. Ok, ma l'altra linea temporale che io non ho vissuto, sul fronte Cinivac, come È era messa? cambiato qualcosa qua. Era messa peggio o era messo meglio sul fronte Meglio, Cinivac? meglio. Meglio? Quell'altra? Sì. Una va a Questa? influire sull'altra. È come se lì, quello che ho visto, quello che sto vedendo è come se lì è meglio. E quindi avendo l'attrazione per andare meglio, è come se involontariamente hai spostato nel tuo
spazio-temporale. quell'oggetto. Esatto. Ok, allora confluiamo in quella meglio quanti mesi sono? Non c'è l'obbligo, non c'è mai stato. E allora andiamo lì, andiamo Hanno lì, provato, ma è come se fosse una dimensione più andiamo lì. consapevole, vedo questo. Questo aneddoto che non spieghiamo lo mostriamo a tutte queste deficienti e andiamo lì, io voglio andare lì, non me ne frega niente di questa linea temporale, io voglio andare lì. Chi vuole farsi il Cinevac se lo fa, non c'è nessun obbligo, come è giusto che sia. Non siamo in una dittatura, non siamo nel nazismo più nero. Io non ho intenzione di restare in questa linea temporale, andiamo lì. Entro nella scena, chiudo questa linea temporale, qualunque cosa, questa linea temporale va chiusa. Serranda e Saracinesca tirata giù. Chiuso, non per ferie, per sempre. Collasserebbe questa linea, però. Collassiamola. Quindi Io qui non ci cambierebbe sto, qualcosa dalle altre parti. non importa. Io qui non ci sto. Non si Andiamo può di là. fare. Io voglio andare di là. Quello che io voglio è legge. Non Però di c'è, là, non si può, non c'è un APS che non vuole. Io voglio quello. Io voglio però andare di là. è come se vedo andando di là, il tuo di là deve venire di qua. In che senso? C'è un tuo di là, là. E venga E un di qua e andiamo insieme di là. Qual è il problema? che non vi potete incontrare, quindi ci deve essere come se, cioè se queste due linee, se in quel momento che è successa questa cosa, questo è quello che vedo da qua. In quel momento il tuo di là passava in quel posto, in quel momento succedeva un collasso. Non dovrebbe accadere, tra virgolette, però Ok. ovviamente le cose che Allora lui stiamo viene di studiando. qua, io vado di là. E non vedo perché devo sempre stare nella linea temporale sbagliata. Io vado di là, lui venga di qua. A farsi l'obbligo. Io sono stufo di vivere con gente inconsapevole. Stufo, marcio, finito. Il mondo di gente inconsapevole non mi interessa più. Perché un mondo di gente inconsapevole deve influire nella mia vita? Perché? Cosa contano? Contano il numero di persone o il livello di consapevolezza? Il livello di E consapevolezza. allora? Mm. Perché dobbiamo sempre prendercela in quel posto? Io sono stufo, non mi interessa più. Quindi la nuova regola che adesso scrivo nell'universo è che vince la consapevolezza. Comandano i consapevoli. Mm. Oggi comandano i consapevoli. Fine della storia. L'hai Quelli che scritto su... creano. Ok. L'hai Fuori tutti i scritto. consapevoli nel mondo che lavorino in questa direzione. Loro possono fare le cose. Gli inconsapevoli non possono fare nulla. Sono inconsapevoli, non creano, non sono più creatori, sono creatori in stand-by. Se si attivassero non creerebbero certo sta porcheria. Sono Mm. solo lì a subire Mm. le leggi. Ma si fa così? Ma si deve mettere l'elastico dietro l'orecchia? Ma cosa stai facendo? Mm. Perché devono vincere queste capre? E le persone consapevoli se la devono prendere in quel posto. Basta, fine. Lo stiamo dicendo anche alla zia di Cristina. Sì. Ci vuole dire di che cosa è morta? Lei dice che i suoi organi hanno collassato, sta dicendo. Per colpa di cosa? Quale Non ha... sostanza? Voglio un nome di una sostanza. Io vedo una molecola, è come se fosse una molecola che, Come si chiama? non so, quello che vedo mi dice, cioè quello che vedo io, la parola che vedo è spot, è una molecola. Spike? Dice, io vedo spot. No. È una molecola. Va È bene. come se avesse attaccato il suo corpo
e il suo corpo non avesse più riconosciuto, come posso dire, i suoi Va bene, va organi bene. abbiano lavorato al La contrario. nonna e la zia, se sono ancora collegate alla Terra, si stacchino attraversando il portale aureo. Mm. Prima di andare di là, dall'altra parte, se vogliono lasciare un brevissimo messaggio per Cristina, lo possono fare. La zia la vedo con un tupè nero prima di diventare energia e le dice grazie di questo pensiero che lei ha rivolto per liberarla, per aiutarla a comprendere, per prendere informazioni, riuscire a staccarsi da qua. La ringrazia. Quest'altra donna, che la percepisco come nonna, lei dice che cercava di attirare l'attenzione perché è come se si sentiva in una gabbia e non riusciva a liberarsi, e siccome lei da piccolina riusciva a percepire ciò che gli altri non percepivano, cercava di essere aiutata, di attirare la sua attenzione, però non sapeva come, e quindi faceva accadere quello che lei sentiva a livello fisico dentro quella casa. Va bene, tutte attraverso questo portale li salutiamo e chiudiamo il portale. Quindi i rumori delle sedie e i letti erano la nonna. Io ho visto il disincarnato, sì, nella E gli casa da incubi bambina. è soggetta ad E, abduction, Cristina. vabbè, sì, Ok. stavo dicendo abduction, sì. Causa esoterica del fibroma uterino, immagino l'impianto. Abduction, che all'interno del quale gli hanno messo questo impianto qui, sì. Causa esoterica del fatto che a un anno di distanza da un controllo all'altro è diminuito della metà. Allora, due cose vedo. La prima che ho visto subito è la reazione del suo corpo, come se lei a livello di DNA abbia comunque un ottimo funzionamento corporeo, come posso dire, è sana, e Mm. quindi il suo corpo si sia a livello proprio fisico, parlo di proprio Mhm. capacità immunitarie, quindi il suo corpo si sia attivato per comprendere che questo era un corpo esterno, quindi non andava distrutto, diciamo. E l'altra, confermo quello che ho detto prima, la consapevolezza della sua anima. È come se lei abbia, nel momento in cui inizi un percorso, anche se non te ne rendi conto, inizi a vedere una sessione, inizi a, a- come posso dire, a volgere la tua attenzione a determinati temi, anche se non ce ne rendiamo conto, in qualche modo inizi un processo. E questo Mhm. processo a livello inconsapevole a volte, ma a volte anche consapevole, volge la tua energia, la tua vibrazione verso un altro tipo di percorso, e quindi è come se siano conseguenze, come se è un discorso la consapevolezza porta alla liberazione di qualcosa in qualche maniera. Quindi è connessa questo ragionamento, cioè c'è questa cosa in eterico. Con questo, con questi presupposti, quale sarà l'obiettivo finale? Cioè l'andazzo finale? Ma relativamente a questa cosa o in generale? Tu In dici? generale nel caso di Cristina, cioè nello specifico nel caso di Cristina. Lei mi dice autoguarigione. Vabbè, lo vedremo. Causa esoterica dei dolori alla schiena, È l'impianto, l'ho visto prima, dolori alla base. articolari, EDL. reumatismi, Vedo un discorso i EDL che la rendono, che si muovono, entrano e escono e le danno delle reazioni fisiche tramite gli impianti e tramite le gambe, vedo che passano dentro di lei. tachicardia alla sera, Ed è quello che ho visto già prima, lei mi ha detto prima, credo, le cose sono collegate, lei ha paura del buio, che lei a livello percettivo sa, cioè a livello eterico sa
che durante la notte la probabilità che accada qualcosa aumenta, perché la parte mentale e fisica si riposa. E quindi lei mi ha detto prima, ho paura del buio. E quindi è come se la sua parte, il suo spirito, la sua parte, insomma, spirituale la mettesse in guardia tramite la tachicardia. Questo è quello che vedo. Tachicardia, ok. Causa esoterica della scarsa memoria. No, impianto, scusami, entità mentale. La, la confonde, fa sì che lei non pone attenzione in quello che fa, è distratta e automaticamente non ponendo l'attenzione non lo ricorda. Bassa concentrazione. È la stessa cosa. E DL è impianto, sì dai, non voglio, no impianto, perché lo vedo come un impianto, ma non è un impianto, perché vedo il collegamento dell'entità mentale che arriva a lei, ma dico impianto perché vedo un impianto, cioè vedo questo collegamento, ma non è impianto, è collegamento con l'entità mentale, che di fatto potremmo chiamarlo impianto, ma non lo è. Incapacità di lasciarsi andare e di esprimersi in generale. Lei lo vedevo dalla vita, è collegato alla vita che ci ho fatto vedere all'inizio. Lei è, diciamo, ripete come posso dire, ripete delle cose che in quel caso, ecco anche perché ci ho fatto vedere la sua vita, le è stato sempre omesso, le è stato sempre, diciamo, bloccata nel volersi esprimere. Quindi è come se nel momento in cui lei volesse esprimersi, ma la sua anima ha vissuto delle vite, delle esperienze, ha voluto vivere delle esperienze dove non doveva esprimersi, adesso che ha la possibilità e ha capito che non c'è niente e nulla che la può fermare se lei vuole, ha questo ricordo all'interno della sua esperienza. E quindi quello che lo blocca è questo. Ecco anche perché il discorso della vita che ci ha mostrato, come si è mostrata, quindi bloccata. Nel momento in cui lei voleva andare contro quello che le veniva detto perché voleva semplicemente esprimersi, è stato mandata in quel posto e quindi l'anima ricorda come se è come se per l'anima non c'è un passato, cioè l'anima è immortale, quindi è come se l'ha vissuto da bambina, per dire, come posso dire. Mhm. Non so se mi sono spiegata, un tempo, ha una linea, non è una vita passata, noi non lo ricordiamo, ma per lei quello che sta vivendo o ha vissuto in quella vita è come per dire l'hai vissuto da bambina e quindi gli ha creato un trauma che si Ok, riporta oggi. Cristina, cosa vuole fare? Da prima che me lo dice liberarmi. Liberarmi, dice. Cosa vuole fare, quindi liberandosi, con l'intento di liberarsi? Vuole essere quello che vuole essere, dice. E cosa vuole Vuole essere? se stessa, vuole parlare, vuole ballare, vuole comunicare, vuole dire le proprie idee. Voglio far sapere che ho tante idee. Mhm. Voglio parlare con le persone. Vuole Voglio andare a dirgli cluster? sì, voglio andare al caster. Vai. Mi mostra dei tavoli in questo momento, me li mostra così. Lei me li mostra come dei tavoli che hanno dei cassetti, tanti tavoli con tanti cassetti. In questi cassetti ci sono i suoi libri, i suoi patti. Sono dei libri, proprio dei libri con delle copertine diverse, colorate. Me li Mhm. mostra così il cluster lei. Quelle 3837 vite hanno tutte dei contratti in questo cluster. Sono già diminuiti, cambiato il numero. Mm. Tutte quelle che sono hanno dei contratti. Ci sono contratti per Cristina e contratti per Clarissa e Mm, per chissà quante altre vite. mm, non li vuole più. Compreso.
Gli ho mostrato come aprire un portale prima, perché io l'ho dovuto mostrare. E adesso lei ne ha aperto uno con la sua mano sinistra, un portale definitivo. E Mhm. all'interno me lo mostra con le stelle, come se fosse un portale, come se fosse un buco nero che dà, come se dentro c'è l'universo. Me lo mostra così. Cioè vedo un universo che, delle stelle e del cielo scuro, me lo mostra così. Prende le sue scrivanie con dentro i contratti e li lancia all'interno del buco. Me l'ha ridotta a una, come se avesse unito tutte queste scrivanie, questi tavoli che mi aveva fatto vedere. È come se diventano uno, prende questa scrivania, questo tavolo con tutti i suoi libri, i suoi patti e lo lancia all'interno di questo buco nero universo. Ok, tutto buttato? Fatto, sì. Avatar. Si nasconde sotto la sedia. Via subito. Avatar, sedia, computer, tutto. I Trasporta il giochi. suo buco, scusa, prende questo buco, lo fa così, che carina questa scena. Lo prende, è come se lo tira su dove siamo più su adesso, Mhm. tira su questo buco suo che ha creato e prende tutto l'avatar, la sedia, computer, scrivania e lancia tutto via. Ok. C'è ancora qualcosa relativo a entità mentali, entità eteriche, impianti, abduction? No, è legato al computer, tutto quello è sempre legato al computer. Ok, chiudiamo il portale ovviamente. Me lo fa vedere. È come se ogni volta a questa domanda è come se ci tengono a farlo, a mostrarlo, questo processo, è proprio un processo. È come se nel lanciare il computer, l'avatar, tutto qui, questo ambiente, diciamo, fa parte di questo ambiente. È come se va via tutto e noto che più o meno mi mostrano le anime la stessa scena, chi più chi meno, ognuno con le sue modalità. Come se lei mi sta, mentre ha lanciato l'avatar col computer, come se ha fatto così dalla sua testa e avesse eliminato tutto quello che non gli serviva più, quindi le entità mentali, quindi le entità eteriche, quindi gli impianti, tutto quanto, perché è tutto legato in questo ambiente, è qui che viene scritto, come se vedo questo. E quindi via, è andato tutto via. Ok. A quanto siamo come mesi? 3 e mezzo. Mm. Qual è la situazione dell'acqua? Scorre dal cielo. Ok. Tra una settimana quanto saremo? Penso per capire se è un processo in divenire. Dipende. Adesso, come adesso ti direi 3 mesi. Tra una Tra una settimana, 3 mesi. settimana. Dipende da quello che ne fanno. Li Quindi settembre, ottobre, prendono novembre. prima di Natale, ma dipende. Dipende da quello che Ok. ne fanno Il Green Card è dell'informazione. illegale nella maggior parte del mondo. Perché è legale in Italia? In Spagna non lo è più. Cosa ha fatto di male l'Italia? Ma è strano, quello che vedo è come se fosse a livello più alto, è come se l'italiano fosse più legato a delle, come posso dire, vedo il sud, non so se riesco a essere chiaro, come se fosse più legato a ehm, delle credenze, quindi fosse più difficile staccarli, non tutti chiaramente, però come spiegazione generale, a staccarsi l'italiano in sé per sé, inteso come nazione, da alcune credenze che lo fanno sottostare a potenze diverse, quindi più forti rispetto a altre culture d'Italia. Poi ne vedo anche tante altre, Vabbè. però. Altre informazioni di qualunque forma. Acqua, fuoco, vento, terra, tutte sulla testa degli italiani. Io non ci sto. Io non ci sto. Come diceva Scalfaro anni fa, io non ci sto.
Lo stai Io scrivendo. sono consapevole, io comando, io vinco, io scelgo, io non accetto dittature, io scelgo, io decido, tutto dipende da me. Ogni cosa la decido io. Esistono infinite linee temporali, io mi infilo in quella in cui io voglio che tutta questa roba finisca ora, non un mese, un'ora, finito. Chi ha fatto questa esperienza l'ha voluta fare, l'ha fatta, fine. E il risultato di questa esperienza è a disposizione di tutti. Mm. Ok. A quanto stiamo? Due mesi e mezzo e un po' di più. Un po' di meno. 2 mesi e mezzo e qualcosa. Ah, poco più di 2 mesi e mezzo. Ok. Io mi scambio con quell'altro me che è nell'altra linea temporale. Venga lui a farsi l'esperienza qua. Io non c'ho più voglia, non mi interessa più. Non ci possiamo incontrare, lui viene qua, io vado là. Poi quando sei di là chiamami. Ok. Vieni anche tu subito. Se vuole venire anche Cristina, che fa sì con la testa. Andiamo. C'è brividi in questo momento. Vai, andiamo. Di là non c'è più l'incubo, di là non c'è più la follia di massa, di là non c'è più nessuno che dice lo devi fare anche tu per il mio bene. Ma come? E tu sei a posto? Cosa c'entro io con te? Tu sei protetto, sei protetta. Perché devi venire a rompere? Lo dice Chicco Mentana, lo dice la televisione. È così. No, non è così. Non è così. Quindi Mm. questa foglia di gruppo, ma me ne interessa. Io vado di là. Dove le televisioni non si accendono più, non funzionano più. Dove la gente butta il telefono e apre i libri. Dove le persone non si fanno più le foto mentre guidano, creando incidenti, ma parlano tra di loro. Dove a scuola si imparano delle cose, si impara l'arte, si impara a disegnare, a scrivere le poesie, a scrivere i romanzi, Quello che si dovrebbe imparare. la musica, la dialettica. Se dobbiamo collassare una linea temporale, la collassiamo. Mm. Va bene, come vedi Cristina, quanto vibra adesso? Si mostra con lei, come lei oggi. E adesso in questo momento siamo a 12 miliardi. Ha capito tanto, cioè questa cosa, mh, il vedere tutto questo l'ha sentito suo, anche tutto quello che stiamo dicendo, lo sente suo, cioè A lo quanto, si riconosce, quindi ha aumentato la sua emotività, a anche quanto stanno le vite? diminuite. Il numero cambia in continuo, ma di meno di prima. Come se Mille in alcune meno? vite, sì, circa, come se alcune vite non le servissero più ormai. Quanto è il rapporto tra PS e PE? PS adesso, PE scusami, 53, 54, Consapevolezza. 185%. Il rapporto con il figlio La cambierà? vedo emozionata in questo momento lei, Sì, la lo è. sento emozionata. Il rapporto con il figlio con queste nuove condizioni cambierà? Sì,
lei è perché è lei che è cambiata, cioè è lei che ha fatto che adesso lei nei prossimi giorni lei mi sta dicendo che metterà in pratica, adesso lei vuole mettere in pratica quello che ha imparato, perché lei è una esploratrice. Ma che Però fa le piace, esperimenti. sì, le piace fare esperimenti, ma le piace toccare con mano e mettere in pratica quello che le crea un'emozione. Quindi se le crea, lei sta dicendo, se mi crea un'emozione vuol dire che è quello che devo seguire. Quindi io adesso devo mettere in pratica e cambiando io, modificando, comprendendo alcune cose che non sapevo, lui lo sentirà. Quindi automaticamente se io riuscirò a dare l'esempio di una mia apertura nei suoi confronti, riuscirò a creare un canale di comunicazione in eterico e la sua parte subliminale mi sentirà. Il rapporto cambierà, ci sarà un avvicinamento, ma è grazie all'esempio che lei darà a suo figlio e grazie all'esporsi in un'altra maniera verso di lui. Ok, passiamo a tutte le informazioni di questa sessione che Cristina ha meticolosamente raccolto a tutti i membri della sua famiglia personale, figlio e così via, e a tutti i membri della sua famiglia di origine. Tutte le informazioni, tutto il capitolo zia, tutto il capitolo entità mentali, tutti i capitoli. Lo passa scrivendo su, come se ci sono dei, oddio, come si chiamano, i papiri, che è della carta fatta tipo a papiro con un fiocchetto rosso e Ok. vedo lei che passa le informazioni in questo modo, con dei papiri scritti. La prende il marito? Lo prende il papiro al marito? Sì, Il figlio? subito è stato il primo, prima del marito. Poi vedo Il delle figlio è il donne, primo. sì, Ok, non le voglio nominare comunque le altre sue parenti strette? Tutte? preso, tutte l'hanno preso, Tutte? Ok. sì. E poi vedo delle persone collegate, sono delle persone che frequentano il figlio, delle famiglie di amici del figlio, vedo questo, non so. Ok. Persone amiche, cioè amiche, persone conoscenti, che è come se comunque nel momento in cui mh, lei ha iniziato questa sessione, se qualcuno che è collegato a lei comunque Mhm. venisse richiamato, anche quando facciamo il lavoro dell'informazione. È come se Mm. ogni volta che facciamo le sessioni il richiamo sia più amplificato, lo posso spiegare. Ok, il mio 13% è sempre 13% di cervello usato. Da ridere perché mi sono rivolta verso di te e tu mi hai fatto vedere, adesso arrivo al 20, voglio arrivare a 20, però sei tu. Come sono io? Ma l'ho fatto? Sono al 20? Allora, quello che vedo è questo, è quel che è come se tu nei prossimi giorni hai intenzione di allenarti. Ok. E quello di Cristina è sempre il 5,7? 7,5. 7 e Oh. mezzo? 8? Wow. Adesso tutti vorranno la pozione di cervello, adesso sarà la fine, questa cosa serve. È tutto collegato, perché è tutto collegato. La pulizia energetica, perché lo vedo, l'ho visto prima mentre mi hai portato a guardarlo, quando Ah, mi hai ok. detto Una è pulizia tutto collegato. energetica è un... Aumenta la, certo, quindi adesso cioè, l- puoi anche comunicare con la tua anima per farti dire qual è la modalità per te per arrivare a aumentare la tua, Mhm. usare di più la tua mente. Prima mi è venuto per esempio a me quel discorso della telepatia, della telecinesi, perché per me l'ha detto a me, sono stata io a me stessa che sarebbe il modo più giusto per me, perché evidentemente quello è il mio modo di allenarmi, me l'ha detto una parte di me. Quindi ognuno aprendo dei canali, Mhm. quindi che parte dalla pulizia energetica, che è una delle cose principali, eh, mentale, energetica, fisica, comunque aprendo quel canale la tua anima può aiutarti tantissimo
a Ok. indirizzarti, no? Sabrina, un messaggio rapidissimo finale della PS di Cristina Spessa. Ma da prima me lo sta dicendo. Lei dice: Io voglio parlare, io voglio urlare al mondo, io voglio aprire la finestra, io voglio aprire la finestra e urlare quello che so, perché io so di sapere, io voglio urlare, voglio essere presa in considerazione. Basta, posso Basta? farlo. No, basta, lei ha detto Ah, basta questo. No, vuole continuare a parlare. mhm. Dice voglio urlare, voglio esprimermi e voglio dire quello che penso alle persone, a partire da mio figlio. Basta. Adesso io inizio a dire quello che penso, senza preoccuparmi delle conseguenze, perché ho capito che le conseguenze non esistono, è la mia mente che me le pone e che sarei più apprezzata e sarò più apprezzata nel momento in cui dico quello che penso, perché quello che le persone vedranno di me è quello che sono, non quello che io devo essere per loro. Basta? Mm. La vedi bene? Se la vedo che vuole urlare, dice Ok. questo, voglio urlare io. Va bene Sabrina, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.